Molto spesso, quando videogiochiamo ed esploriamo mondi, non ci rendiamo conto della mole di lavoro che c'è dietro, dal design alla creazione degli ambienti di gioco. Vi sarà sicuramente capitato di fermarvi a guardare un animale nella natura incontaminata di un open world, di sorprendervi per la bellezza di un edificio o di uno scorcio naturale, o per la struttura di un parkour, o ancora per come l'ambiente di gioco si sviluppa con l'avanzare del gameplay e della storia. Sia che siate developer, designer o semplicemente videogiocatori, oggi avremo modo di vedere insieme come nasce un livello di gioco 3D. Ad accompagnarci il collega Unreal Environments, un canale anonimo ma molto conosciuto internazionalmente per i suoi lavori di environment design e speed level. Con il suo aiuto andremo a creare un livello esplorativo semplice per darvi un piccolissimo assaggio del lavoro che c'è dietro ad ogni livello di un gioco. Ma prima, se siete curiosi di ciò che vi attende, vi invito a lasciare un like e a seguirmi per altri video come questo, in cui esploriamo il game design, il level design e in generale come nascono i videogiochi. Il level design è l'arte di progettare gli spazi di gioco e le esperienze del giocatore ed è in forte connessione con l'environment design e tutti i sistemi di gioco. Ho parlato diverse volte in questo canale su come il level design deve infatti parlare al world building, al gameplay, con una struttura e un flusso di gioco coerente, ma elemento sottovalutato, deve rientrare in un processo e considerazioni produttive sostenibili. Quello che in molti non considerano è infatti la mole di lavoro che sta dietro alla creazione di un gioco e la strategia che deve essere impiegata per ottimizzare ogni sua parte e processo. In particolare, il level design è forse una delle cose che più viene ferita, dalla mancanza di struttura di sviluppo. Il level design è fortemente legato al gameplay di gioco, ma quando si inizia a fare level design, uno degli esercizi più comuni è scegliere un setup di camera e creare livelli esplorativi, per permettere di studiare le forme e come esse si applicheranno al cosiddetto set dressing. Il livello che vi mostriamo oggi quindi è un semplice livello esplorativo di test, uno di quelli che su YouTube vengono chiamati speed level design o speed environment design, sviluppato partendo dalla semplice terza persona di Unreal Engine 5, con l'unica aggiunta ufficiale della Game Animation Sample. In questo video, oltre a capire come nasce un livello di gioco, dalle prime fasi di design fino all'ambiente e alle luci, scoprirete anche quali sono i processi e i nostri workflow e potete prendere esempio per allenarvi nel level design, environment design, per creare il vostro gioco o semplicemente per capire meglio come nascono i giochi. Ma se il level design dipende dall'ambiente di gioco e tutto deve essere coerente con un environment, come possiamo fare un esercizio basato su un ambiente che non conosciamo? Normalmente il processo che mostriamo oggi, se gli asset di gioco sono proprietari, e non sempre lo sono tutti, anche nelle grandi aziende, si unisce al processo di concept art e successiva modellazione 3D che gli artisti fanno in relazione al world building a cui si sta puntando. Non andremo quindi a costruire un world building nostro, ma andremo a utilizzare asset già preesistenti. Mentre la main sottofondo vi mostrerà a velocità supersonica lo speed level, a partire dalle prime fasi di concepting e layouting del livello, vi introduco a tutte le variabili della produzione di ambienti nel campo dei videogiochi. Il nostro lavoro lato level design è gestito in 4 fasi: concepting, comunicazione e validazione del concept con il collega di environment, documentazione e reference e blockout. In un'organizzazione aziendale mi è capitato invece di lavorare in modo più strutturato e in quel caso si fanno riunioni di art direction, concept art, lato mio, test in engine per le metriche, altre concept art. Parallelamente viene iniziata la creazione di asset di gioco da parte degli artisti e nel frattempo si inizia a strutturare il level design che sarà la base per gli ambienti di gioco finali. Questo workflow che vi ho appena descritto è molto generale e soprattutto estremamente diverso di azienda in azienda e si adatta al tipo di progetto, chiaramente. Questo però per far capire che il carico di lavoro di level design e set dressing è da sommare a quello che normalmente gli artisti, specialmente per un'IP proprietaria, ragionano con il creative director e l'art director per quanto riguarda lo stile del gioco, la natura e la fisionomia dell'ambientazione da un punto di vista sia estetico ma anche narrativo, quindi c'entra anche il narrative design, l'architettura e ragionamenti di level design in relazione ai sistemi di game design per quanto riguarda la struttura generale degli ambienti di gioco, perché essa deve essere coerente non solo con i sistemi di gioco ma anche con la progressione. Tutto questo per poi arrivare ai 3D artist che modellano gli elementi necessari alla realizzazione dei livelli. Oltre a queste differenze con il nostro speed level,
level, ci tengo anche a precisare che il nostro esercizio è fattibile in così poco tempo, anche perché abbiamo evitato di avere profondità di gameplay e di design del mondo e dei singoli asset, chiaramente, che porterebbero giustamente a ragionamenti avanzati di encounter design, estetica, modellazione ad hoc e modellazione ad hoc a seconda delle meccaniche precise, del tipo di interazione con l'ambiente. L'unica cosa di cui dobbiamo preoccuparci, infatti, lato level design, sono le basi di spazi 3D, ovvero la navigazione e la creazione di spazi coerenti con l'ambiente che vogliamo realizzare. Questi sono concetti molto importanti per quando si fanno questi test di level design, perché sono concetti che stanno alla base della creazione di ambienti a livello di gioco. Molto importante da allenare e reiterare anche dopo anni di esperienza, perché rappresentano una grossa parte del lavoro. Uno degli elementi di riferimento più importanti del level design sono infatti la camera e i controlli. Il modo in cui il giocatore visualizza il livello, il modo in cui lo naviga e si sposta all'interno dello spazio di gioco è estremamente importante per definire il tipo di design che si andrà a fare. Un isometrico ha necessità diverse di un side scroller o di un gioco in prima persona. Avanzando nel design, se fate esercizi simili e se aggiungerete particolarità alla navigazione, come nel nostro caso la presenza di un mantle oppure la presenza di un doppio salto, di un dash, di uno scatto in corsa, tutti questi elementi sono vere e proprie interazioni di gioco e in quanto tali devono essere considerati attentamente per creare un livello coerente con il gameplay. Nel nostro caso abbiamo il classico movimento tridimensionale, il salto, lo scatto in corsa e il salto con scatto, ma anche appunto il mantle. Iniziando quindi nella prima fase di concepting e level design, siamo andati a creare un layout e un level design document. Dopo aver validato il concept e aver parlato con Unreal Environments per validare delle idee di partenza, sono passata alla fase successiva. Era importante allinearci sulle nostre idee. Il concept infatti iniziale prodotto era troppo scarno inizialmente e quindi le soluzioni in questo caso sono normalmente due: approcciare subito l'engine per fare delle prove, per validare, capire delle soluzioni, oppure cercare di sistemare queste cose tramite comunque un layout 2D leggermente più dettagliato e successivamente andare in engine. In questo caso, trattandosi di un livello relativamente piccolo e senza meccaniche particolari, sono andata con la seconda opzione. Molto spesso però mi è capitato che mi risultasse molto preferibile la prima opzione, ovvero fare delle prove in engine e reiterare alcune misurazioni architettoniche su cui basare i livelli, talvolta addirittura bypassando la fase su carta da tante reiterazioni che bisogna fare. In questa fase quindi abbiamo delineato una mappa top-down iniziale che mostra spazi, flussi di gioco e golden path. Potrete vedere nello speed level completo sul mio portfolio tutti i passaggi che vado a fare nel dettaglio, ma a livello generale, dato che essi non sono mai nello stesso esatto ordine per ogni progetto, si può dire, possiamo dire che parto pensando alla struttura generale e alle necessità del giocatore. Nel nostro caso un golden path e piccoli elementi secondari, quindi fondamentalmente i volumi dei percorsi principali e secondari. Penso a quali possano essere i punti di interesse, nel nostro caso principalmente architetturali. In casi più reali di lavoro ad un gioco parliamo di elementi che possono essere un insieme di architettura, encounter di gioco o altri elementi visivi molto prominenti. E poi penso alla gestione delle verticalità e dell'affordance. In questa fase cerco anche di pensare all'importanza appunto della leggibilità. Il giocatore deve capire dove andare senza sentirsi perso, ma al contempo senza avere un corridoio davanti agli occhi. Nel preparare la prima versione della documentazione, che poi sarà aggiornata post-blockout per il nostro environment artist, mi concentro sullo scopo, l'obiettivo del giocatore all'interno del nostro progetto piccolino, lo scope, che non è lo scopo, ma sono le limitazioni che abbiamo all'interno del progetto, il layout del livello, ovvero come è strutturato, il golden path, la linearità, le aperture, i passaggi e se ha elementi opzionali, dando enfasi su elementi di interazione, reward ed elementi opzionali. Definisco qual è il flusso e la progressione, quali sono i contenuti del livello eventuali. Nella documentazione normalmente si metterebbero appunto anche i contenuti del livello, quindi encounter, ricompense, elementi esplorativi, momenti narrativi o qualsiasi elemento di level scripting. Tendenzialmente una breve descrizione dell'ambientazione, i temi e l'atmosfera e una descrizione generale del set dressing, dei materiali e delle luci richieste. Come per il GDD, il level design document aiuta tutti quanti a capire come sarà il livello finito e che tipo di lavoro richiede, sempre considerando che in generale
generale, essendo molto legato alla narrativa e alla parte artistica, un design di un livello si evolve molto e di conseguenza la sua documentazione non sarà mai statica, specialmente per spazi di gioco complessi. Prima vi dicevo che in alcuni casi aziendali e da un punto di vista lavorativo molto spesso si arriva neanche a proprio a bypassare la fase su carta, e molto spesso si arriva anche a bypassare la fase iniziale di level design document, prediligendo un contatto diretto con gli environment artist mentre si fanno effettivi test in engine. Successivamente passiamo al blockout. Il modo più semplice per descrivere un blockout sarebbe quello di dire che è una versione grezza del livello con forme geometriche di base. Lo scopo di un blockout iniziale è quello di testare le dimensioni, le proporzioni e i percorsi, controllare il gameplay prima di aggiungere dettagli grafici. Il blockout successivamente si evolve con iterazioni continue fino a trovare il ritmo e la giocabilità ideali. In questo test mi sono focalizzata su affordance, esplorazione e storytelling. Questo principalmente per creare uno speed level coerente ed un livello interessante in funzione di un'esplorazione lineare ma progressiva, che porta ad una navigazione dal flow abbastanza variegato. Il Golden Path infatti inizia da un'area più ampia, in cui il framing cerca di porre attenzione sul point of interest principale, per poi passare ad un'area esplorativa, che è quello sotto cui finiremo a fine livello, per poi passare ad un'area esplorativa, in cui il giocatore dovrà intuire esplorando appunto i possibili passaggi all'area successiva, ed in ultimo un ambiente chiuso sotto al point of interest, in cui il tono narrativo ed esplorativo cambia molto, essendo nei sotterranei. Nella fase iniziale il loot / reward sono distribuite per essere in parte visibili, in parte nascoste, e mano a mano nel livello i reward diventano leggermente più scarsi, andando verso la parte sotterranea in cui c'è più enfasi sul mood e sulla narrativa. Questi, essendo elementi di encounter design, ho voluto inserirli per dare un'idea di come possono essere messi all'inizio, ma non avendo meccaniche principali, un gioco a cui lavorare, possono sembrare un po' effettivamente fini a se stessi. Ho voluto inserirli come esempio per far capire anche altri tipi di posizionamento e di lavoro che il level designer fa sull'encounter design e sul posizionamento del contenuto all'interno del livello. Anche da un punto di vista di altitudini dei percorsi ho fatto diverse iterazioni, questo per due principali motivi. Voglio che il passaggio alle aperture per il sottosuolo non sia dato in pasto al giocatore sulla strada principale. Voglio comunque richiamare delle sottili affordance per creare indicazione visiva, e voglio utilizzare la struttura della cittadina e delle strade per creare anche alcuni intrighi ed elementi di esplorazione, un po' similmente a quello che fa The Last of Us, anche se non in modo così efficiente, chiaramente. Il level design lavora tenendo in considerazione gli elementi architetturali e naturali, ma lavora a volumi. Non si va quindi a definire, almeno in una prima fase, i mattoni del muro della casa o i dettagli del balcone, ma a lavorare e a definire quello che è il volume della casa, la sua struttura, i suoi bordi, le limitazioni della strada, eccetera. Questo per creare navigazione, gameplay e struttura estetico-logica. La previsualizzazione è una parte interessante che però avviene solitamente dopo la creazione di un blockout funzionale e giocabile. Un blockout funzionale infatti serve a testare il gameplay e a contestualizzare gli elementi visivi di gioco, creando all'effettivo la struttura dello spazio di gioco. Non ci preoccupiamo di servire l'estetica finale, ma di creare composizione dello spazio, sia da un punto di vista di composizione estetica ma anche funzionale, inserire i volumi di gioco e le metrature corrette per il player character e creare uno spazio di gameplay che sia coerente con le 3C. Sotto questo punto di vista, infatti, molto importante testare spesso da level designer quello che si sta facendo per mettersi proprio nei panni del giocatore, adattare il proprio level design alle 3C, ovvero character, camera e controls, e fare dei micro aggiustamenti per la navigazione e visibilità. La prospettiva e la camera infatti cambiano molto la navigazione nel livello. Dopo aver fatto diverse iterazioni del blockout è stato importante fare due cose: occuparsi di elementi come i bordi del livello, controllare la rompibilità, diciamo, di esso, e aggiungere blocking volumes per assicurarsi che le collisioni non permettano di saltare fuori in qualche punto. In questo caso è importante notare come i blocking volume non devono essere arbitrari, ma contestualizzati alla mesh e ai volumi predisposti. Proprio per questo normalmente saranno rifiniti in fase di environment e polishing per assicurare un'esperienza più corretta e bilanciata. Altre cose che controllo in fase avanzata di blockout sono il color coding, inserire delle luci generali che non devono essere estetiche ma
semplicemente per mettere il playtesting del blockout, anche perché io sono negata completamente. Faccio un double check delle affordance e le sistemo, e anche un double check delle altezze di gioco, proprio per il discorso camera. Un'altra cosa da fare post blockout è, per correttezza e comunicazione con l'environment artist, aggiornare la documentazione di level design. Chiaramente questo è un approccio molto accademico che come vi dicevo non sempre mi sono ritrovata a fare, ma è parte del processo proprio completo di level design, volendo fare le cose fatte e perfette. Quindi bisogna aggiornare le misure cambiate, gli elementi che sono stati sistemati e fare un nuovo layout con tutto quello che è stato cambiato. Aggiornare l'affordance e il color coding sempre nel layout 2D ed eventuali reference di elementi cambiati a livello architetturale, perché magari è stata aggiunta un'ispirazione ad un altro gioco, ad un elemento della vita reale o ad un elemento naturale. Parte dell'iterazione di level design sta anche nel comunicare con la parte di environment le funzionalità dei volumi e quindi adattarle alle necessità dell'ambiente di gioco. Prima di continuare e vedere l'ambiente di gioco completo, mi prendo 2 secondi per chiedervi di mettere un like e di seguirmi se volete supportare il mio lavoro di divulgazione di game e level design qui su YouTube. Grazie. Quindi siamo partiti da un concept e un layout di gioco per poi produrre la documentazione necessaria. Successivamente abbiamo continuato con un blockout, che però da solo non basta da passare al nostro amico Unreal Environments. Bisogna definire color coding, aggiornare il layout con le considerazioni dell'engine e le metrature e aggiornare appunto il level design document. Ma ora il nostro environment designer dà piena forma a questo mondo non solo con le forme principali, riempiendo i volumi di design, ma aggiungendo piccoli particolari e variazioni estetiche. In questa fase il nostro compagno di speed level ha selezionato asset adatti al livello, iniziando proprio dai suddetti volumi principali del livello, con un focus sulle strutture architettoniche e la struttura della strada. In questa fase, insieme all'environment artist, che può essere una figura anche generalista orizzontale, a volte si affiancano in contesti più corporate, diciamo, figure specifiche come il lighting artist, che si occupa proprio delle luci e color correction. Talvolta nelle offerte di lavoro si nota anche come alcune aziende dividano i modellatori e gli environment come environment artist e level artist. Quest'ultime indicate invece come persone che fanno esclusivamente il set dressing usando asset prodotti o di proprietà e occupandosi spesso anche delle luci. Come al solito i nomi e le posizioni variano a seconda di chi le usa, ma i significati sono più o meno simili. L'environment design in generale si occupa di inserire effettivamente gli elementi estetici e di creare gli ambienti di gioco finali come li vediamo quando giochiamo, tramite gli elementi principali degli ambienti, quello che nel level design sono i volumi di gioco e architetturali, ma anche i dettagli, detti enrichment, solitamente posizionati in una seconda fase, dopo aver validato e testato gli ambienti e gli asset. L'enrichment è la pratica di inserire dettagli di gioco che arricchiscono l'ambiente e lo rendono vivo, indipendentemente dallo stile artistico e dalle necessità di prodotto. In questo caso abbiamo optato per uno stile post-apocalittico e Unreal Environments è riuscito a contestualizzare tutti gli elementi che fino alla fase di blockout erano presenti solo nella nostra testa e su alcuni cubi sul pavimento del livello di Unreal. Questo tipo di lavoro, sia lato mio che di Environment, richiede non solo coordinazione, specialmente per livelli grossi, ma anche reiterazione e padronanza di tutti gli elementi di lavoro. Quello che avete visto oggi è solo uno speed level, un piccolissimo assaggio insomma del lavoro continuo che i developer mettono nella creazione degli ambienti di gioco. Fateci sapere nei commenti cosa vi ha sorpreso di più riguardo a questo processo. Il livello lato mio di level design è tutt'altro che perfetto e come ogni buona designer che si rispetti, riguardandolo noto tanti particolari in cui potevo fare di meglio. Per esempio cambierei alcune spaziature tra edifici per permettere una maggiore leggibilità e realismo delle stradine, cercherei di focalizzarmi ancora di più su maggiore affordance, magari cambiando il punto di partenza del giocatore per creare diciamo un frame con molto più impatto visivo e molta più cura nella composizione dello shot, e anche gli accessi secondari non mi convincono al 100%, sebbene mi piaccia avere 2 possibili entrate particolari dove l'edificio ha ceduto. La seconda è col senno di poi un pochettino jank forse, quindi reworkerei quella parte per renderla più contestualizzata e fluida a livello proprio di navigazione. In generale però sono soddisfatta di questa prova e del risultato finale, specialmente per il tempo passato a lavorarci in live e per il riscontro con Unreal Environments, che ringrazio tantissimo per questa collaborazione.
Il nostro obiettivo era mostrare come nasce un livello di gioco nel modo più semplice e veloce possibile e per far capire quanto lavoro c'è dietro ad un piccolo livello esplorativo e 2 minuti di gameplay. Immaginate quindi la mole di lavoro e anni di sviluppo che sono necessari per creare gli asset originali, i mondi, la narrativa, i livelli e la progressione dei giochi che più vi piacciono. In descrizione trovi come al solito approfondimenti, ma questa volta anche i video completi degli speed level, sia di level design che di environment. Vi invito ovviamente a seguire Unreal Environments e a guardare i suoi incredibili timelapse. Vi lascio con una provocazione narrativa, dato che non abbiamo, un gioco o una contestualizzazione narrativa per questo progetto. Secondo voi, come mai queste strade sono così vuote in questo ambiente di gioco? Cosa è successo a questa cittadina? Scatenatevi con delle idee nei commenti. Se volete continuare ad esplorare il game, level design e tutto ciò che rende i videogiochi quello che sono, vi invito a iscrivervi al canale e a mettere like a questo video per supportare il mio lavoro. Grazie ancora per la visione. A presto ragazzi!